Ciao amici del bosco, sto scoprendo i miei pomodori perché devo fare dei trattamenti. In questo video vediamo 4 metodi naturali per combattere le cimici. Cimici, non vi temo! Si è alzato proprio il vento apposta che non posso fare il trattamento. Andiamoci calmi adesso. I pomodori stanno bene, ce ne sono alcuni più grandi, alcuni più piccolini, ce n'è una piantina qua un po' stenterella, stanno tutti bene. Le cimici nell'orto sono un grosso problema, hanno questa caratteristica di nutrirsi delle piante, sia dei frutti che della linfa, quindi hanno questo apparato boccale pungente, succhiante che crea un buchino e poi va a iniziare una saliva che scioglie i tessuti della pianta, quindi soprattutto sui frutti come i pomodori fanno dei veri disastri. Prima avevamo solo le cimici verdi, non solo quelle, ma insomma le peggiori erano loro, le più diffuse. Adesso è arrivata anche la cimice asiatica, quindi il problema si fa sempre più grande anche perché le asiatiche non hanno dei predatori, qualcuno che le contrasti. Ma noi abbiamo molti metodi naturali per combattere le cimici. Le cimici si risvegliano a primavera, durante l'inverno loro si nascondono, cercano i posti al calduccio anche all'interno delle nostre case, infatti non sono molto simpatiche quando le incontriamo. Comunque un certo numero di esemplari adulti riescono a superare l'inverno e a primavera si risvegliano, cominciano a mangiucchiare qua e là e cominciano anche a riprodursi. Contro le cimici è molto importante fare un monitoraggio. Se riusciamo a bloccare le prime coppie che vanno a deporre le uova, avremo risolto in gran parte il problema. Comunque la seconda generazione, quindi i nuovi adulti che cominceranno poi il secondo ciclo di riproduzione dell'anno, si presenteranno tra la fine di luglio e agosto e quello è un momento veramente intenso di lavoro se non abbiamo lavorato bene prima. Se abbiamo un orto di limitate dimensioni, la cosa più importante da fare è rimuovere manualmente sia le cimici che le uova che eventualmente le piccoline appena nate che troveremo sulle nostre piante. Quindi monitoriamo sempre e se per caso troviamo qualche cimice raccogliamole. Possiamo per esempio utilizzare un piccolo barattolo dove farle cadere e poi lo sigilliamo. Le uova delle cimici sono abbastanza semplici da riconoscere, vengono deposte sulla pagina inferiore delle foglie, hanno un color crema per le cimici verdi e hanno un colore invece più bianco brillante per le cimici asiatiche. Ne vengono messe alcune decine insieme, quindi avremo questo gruppo di uova a forma di bauletto. Se le vediamo andiamo a rimuoverle e così avremo risolto già il problema in partenza. Sono tanti gli ortaggi che possono essere colpiti dalle cimici. Qui sono di fronte ai pomodori e loro vengono veramente danneggiati perché la puntura spesso la fanno proprio direttamente nel frutto, sul pomodoro, che diventa praticamente immangiabile. Altre solanacee come la melanzana e i peperoni vengono colpiti anche loro, poi ci sono tutte le piante della famiglia delle crucifere, il basilico, insomma possono andare a colpire tantissime delle nostre piante, ma noi possiamo difenderci. Il metodo della rimozione ha senso e può dare buoni risultati anche quando abbiamo ancora le cimici molto piccole, perché all'inizio, dopo la schiusa delle uova, le cimici rimangono tutte vicine l'una all'altra, quindi se le individuiamo riusciamo a rimuoverle tante tutte insieme, poi diventa un po' più complicato quando si disperdono. Adesso vediamo i trattamenti che possiamo fare sulle piante già colpite dalle cimici, ma rimanete fino in fondo perché poi vedremo in pratica un trattamento che possiamo fare subito anche quando le cimici non sono presenti e che serve ad evitare che loro possano pungere e mangiare le nostre piante. Il secondo metodo per contrastare le cimici prevede di utilizzare l'olio di neem. Questo olio estratto da questa pianta esotica molto conosciuto ormai, lo stiamo utilizzando per tante ragioni, è proprio utile anche contro le cimici perché ha due funzioni: blocca il loro sviluppo e soprattutto gli fa passare l'appetito. Quindi dopo un trattamento con l'olio di neem, se colpiamo appunto delle cimici, queste smetteranno semplicemente di mangiare, quindi smetteranno di fare danni e poi non saranno più in grado di riprodursi e quindi di creare la nuova generazione. Quindi è un buonissimo metodo. Ricordiamoci di applicare l'olio di neem la sera, quindi al tramonto, perché è molto sensibile ai raggi del sole e quindi se lo mettiamo quando c'è tanto sole praticamente blocchiamo subito i suoi effetti. Naturalmente dovremo ripetere il trattamento abbastanza spesso se c'è il problema, all'incirca una volta a settimana.
L'olio di neem può essere utilizzato da solo o anche insieme ad un po' di sapone molle potassico. Sono una buona accoppiata che utilizziamo anche per altri trattamenti, come per esempio quello contro gli afidi. Il sapone molle potassico possiamo utilizzarlo anche da solo contro le cimici. Di solito è consigliato per quegli insetti che hanno un corpo molle, ma se diamo una dose, una concentrazione abbastanza alta, riesce proprio a neutralizzare, ad uccidere proprio le cimici, e lo fa anche in pochi secondi. Però dobbiamo stare attenti perché il sapone molle può essere fitotossico anche nei confronti delle piante, quindi vi spiego come dovremmo fare. Ci vuole il nostro spruzzatore di trattamenti con l'acqua, ci andiamo a mettere per ogni litro d'acqua una concentrazione di 15 ml di sapone potassico, lo diamo su tutte le foglie in modo da essere sicuri di colpire le cimici e colpirle soprattutto nel ventre, che è la parte appunto più delicata che hanno. Subito dopo il trattamento vedremo le cimici cadere perché saranno state colpite letalmente. Noi andiamo a fare un nuovo trattamento solo con acqua per rimuovere parte del sapone, perché se troppo concentrato potrebbe danneggiare la pianta. Ma veniamo al trattamento che andiamo a fare oggi. Utilizziamo questa polvere qua, una polvere bianca magica. Sapete cos'è? È caolino, è una polvere di roccia che è molto utile per prevenire tante malattie. La possiamo utilizzare sia nell'orto che nel frutteto. Adesso vado a diluire prima in questo barattolo, per poterla poi trasferire meglio qua dentro. Vado a diluire circa 200 grammi di caolino in 5 litri d'acqua. Allora vado a trasferire la polvere qua dentro e poi shakero. Attenzione che c'è un po' di vento, mi porta via tutto, Ok, vai. Giriamo. Devo omogenizzarlo molto bene, anche quando lo vado a trasferire qua dentro continuerò a girare e poi ogni tanto lo scuoterò perché deve rimanere il più possibile naturalmente omogeneo all'interno dell'acqua. Sembra latte. E vai. Chiudiamo e andiamo ad applicare. Adesso la tecnica è quella di essere il più possibile omogenei. Andiamo ad applicare sui pomodori. Shakero un altro po'. Dai che mi faccio i muscoli. Accendiamo e iniziamo a dare a tutte le parti della pianta. In questo modo praticamente aumento le difese immunitarie dei miei pomodori. Sopra e sotto, sopra e sotto. Cimici, non vi temo, e questo sistema è buono anche per altri insetti e protegge anche dall'eccesso di sole, perché si crea una piccola patina praticamente di questi cristalli che difendono anche dai colpi di calore, diciamo così, e in questo momento ce n'è veramente bisogno. Cerco di applicare su tutte le foglie e anche sotto. Io vado a creare una vera e propria patina con questi cristalli di roccia che daranno fastidio proprio all'apparato boccale delle cimici, ma anche di altri insetti. Infatti il caolino si può applicare per esempio a tutti gli alberi da frutto, anche all'olivo per difendersi dalla mosca dell'olivo. Crea proprio una protezione meccanica. Questo è un trattamento preventivo, fa sempre bene. Però se avete già le cimici vi conviene insomma intervenire anche per eliminarle con uno degli altri metodi che abbiamo citato. In genere i criteri, i sistemi, i metodi si possono utilizzare insieme, magari non contemporaneamente, ma tutti possono contribuire ad affrontare e risolvere il problema. Comunque, indipendentemente dal fatto che le cimici arrivino o meno da me, arriveranno sicuramente, spero non tante, questo metodo mi aiuta anche proprio a aumentare le loro difese immunitarie, quindi va bene comunque. Lo devo naturalmente ripetere nel caso piova. Se arriva una bella pioggia praticamente ho un'azione di lavaggio dei cristalli che vanno nella terra, che poi fanno bene anche là, ma tanto la pioggia per adesso mi sa che non arriva, quindi
non ci sarà bisogno, necessità di rifare subito il trattamento. L'orario serale è sempre da preferire perché magari di giorno, quando c'è un forte sole, se si creano delle goccioline sul pomodoro, quelle possono anche provocare delle scottature per via dell'effetto lente. Quindi i trattamenti è sempre meglio farli la sera o la mattina, questo si può fare anche la mattina presto. Mi raccomando, per l'orto fate sempre trattamenti naturali, niente veleni, tanto gli insetticidi con le cimici non la spuntano perché sono degli insetti con una scorza fortissima e quindi rischiate di spargere veleni e non essere efficaci. Questi metodi sono molto più efficaci. Grazie di aver visto il video, spero vi sia piaciuto, datemi i vostri metodi qua sotto e ci vediamo al prossimo. Ciao!